Salve, eccoci qui con un nuovo tutorial. Oggi andiamo a vedere come realizzare la piccola sula. Mi è stato chiesto da più persone e io ho fatto la mia versione. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare sula andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie per la testa. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le nostre 36 maglie per altri 3 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie basse andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a fare 24 maglie basse con questo filato. Per evitare di far vedere lo scalino del cambio di colore, potete entrare direttamente nella maglia che avete qua e andate a fare la vostra maglia bassa. In questo modo eviterete di far vedere quel antiestetico effetto di cambio colore. Andiamo a fare un altro giro di 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 5 giri. Sostituiamo ora il filato giallo con quello azzurro e andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le nostre 36 maglie basse per altri 4 giri. Dobbiamo ora formare le gambe. Lavoriamo 18 maglie per questo lato e poi successivamente le 18 maglie per quest'altro lato, in modo da realizzare le gambe. Vado a lavorarmi le mie 18 maglie e vado poi ad unire al centro questa parte e come al solito andiamo a fare la lavorazione solo per questa gamba. Lavorate le 18 maglie, ci andiamo ad unire qui nella nostra maglia e andiamo a fare una maglia bassissima e proseguiamo la lavorazione delle nostre 18 maglie per questa gamba per altri 5 giri. Stacchiamo ora il filo per questa gamba e andiamo a fare lo stesso lavoro per quest'altra gamba. Andiamo a riempire prima con l'ovatta sintetica. Andiamo a riempire e poi procediamo con l'altra gamba allo stesso modo. Nel riempire diamo sempre un po' la forma alla testa, andiamo ad allargare un po' verso l'estremità e a stringere il collo. Entriamo da questo punto, andiamo a lavorare le nostre 18 maglie così come abbiamo fatto per questo lato. Finito anche questo giro, stacchiamo e andiamo a riempire anche questa parte con l'ovatta sintetica. Per realizzare la scarpa avviamo con il filato giallo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo le nostre 20 maglie basse, però lavorate in costa dietro, prendiamo solo la parte di dietro di questa maglia. Facciamo altri 2 giri di 20 maglie basse e lavorate normalmente. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Stacchiamo ora il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo poi a cucire sotto la gamba. Per il braccio avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse.
Lavoriamo nella prima nostra maglia bassa 3 maglie alte e le andiamo a chiudere insieme. Questo sarà il nostro pollice. Entriamo qui e chiudiamo insieme le nostre 3 maglie alte. Proseguiamo con la lavorazione normalmente delle restanti 11 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 12 maglie basse, quindi entreremo anche nella maglia che avevamo fatto qui tra le maglie alte. Entriamo nella maglia unita e andiamo a lavorare 12 maglie basse per altri 3 giri. Andiamo a sostituire il filato con quello giallo e andiamo a lavorare per altri 4 giri le nostre 12 maglie con questo filato. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. E poi andiamo a cucire al lato della spalla. Per realizzare l'orecchio abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri 18 maglie basse. Siamo a questo punto dell'orecchio, dobbiamo fare in questo modo. Poggiamo il nostro orecchio così, in modo da far venire fuori le 2 maglie. Qui togliamo il nostro marcapunti e cominciamo questo giro in questo modo. Dobbiamo unire queste 2 parti. Andiamo a prendere le 2 maglie in questo modo, 1 e 2, e le chiudiamo insieme. Giriamo poi il lavoro. Una volta che abbiamo chiuso insieme andiamo a fare delle maglie basse 1 e 2 al contrario da questo lato. Dobbiamo ora lavorare le nostre maglie che sono qui. Andiamo a lavorare prendendo la nostra prima maglia, così come abbiamo fatto nei giri precedenti. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 maglie. Lavorate le nostre 14 maglie e andiamo a fare altri 2 giri di 14 maglie su quelle appena lavorate. In questo modo abbiamo fatto venire la prima scaletta qui che abbiamo sull'orecchio. Ora dobbiamo andare a fare i nostri 2 giri di 14 maglie e poi andiamo a fare la prossima. E così come abbiamo fatto per questa parte andiamo a fare la stessa cosa. Entriamo nella nostra prima maglia e la andiamo a chiudere in questo modo, 1 e 2. Entriamo poi in questa maglia, perché adesso ci troviamo già da questo lato, andiamo in questa maglia e andiamo a lavorare le nostre 10 maglie qui normalmente. Aprendo in questo modo lavoriamo le nostre 10 maglie. Proseguiamo i prossimi giri con le chiusure fino a chiudere definitivamente la parte. Entriamo nella maglia e andiamo a fare le nostre diminuzioni fino a terminare di chiudere tutta questa parte delle 10 nostre maglie. Proseguiamo così fino a chiudere il tutto in questo modo. Chiusa tutta la parte andiamo a lasciare il filo un po' più lungo in modo da poterlo cucire poi inserendolo lateralmente
lo andiamo a cucire al lato. Le orecchie verranno naturalmente messe in lato opposto in questo modo. Per il vestitino con il filato fucsia andiamo ad avviare una catenella di 36 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e andiamo a lavorare 36 maglie basse nelle nostre 36 catenelle. Ogni 5 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le nostre 42 maglie per altri 4 giri. Possiamo ora staccare il filo da questa parte e poi andremo a rifinire con un filo giallo sottile e andiamo a prendere il nostro lavoro da questa parte. Dobbiamo ora fare la parte di sopra del vestito, questa parte qui. Entriamo nel laterale del vestito e andiamo a fare le nostre maglie. Una l'ho già lavorata, andiamo a fare la seconda. Tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lavoriamo le nostre 16 maglie, giriamo il lavoro e andiamo a fare nuovamente 16 maglie su quelle appena lavorate. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Giriamo il nostro lavoro e lavoriamo nuovamente 14 maglie su quelle appena lavorate. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Giriamo il lavoro e dobbiamo lavorare solo 4 maglie, dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo diminuire la prima maglia e lavoriamo 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia, in tutto saranno 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 3 maglie basse su quelle appena lavorate. 1, 2 e 3. Lavoriamo per altri 4 giri 3 maglie basse su quelle lavorate. E possiamo staccare il filo per questa parte. Dobbiamo andare a fare lo stesso lavoro anche da questa parte. Lì dove abbiamo fatto le nostre 4 maglie dobbiamo scalare la prima maglia qui, andiamo a lavorare le nostre 4 maglie, poi giriamo il lavoro, lavoriamo nuovamente 4 maglie e così come abbiamo fatto questo lavoro andiamo a fare da quest'altro lato. Dobbiamo ora andare a fare lo stesso lavoro anche per la parte di dietro. Inseriamo il nostro uncinetto qui lateralmente e andiamo a lavorare così come abbiamo fatto da questo lato le nostre 16 maglie basse e ripetiamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto sulla parte davanti anche per la parte di dietro. Rifiniamo la parte di sotto del vestitino a punto catenella, inseriamo l'uncinetto verso il basso e tiriamo a mo' di catenella e rifiniamo tutta la parte di sotto del vestito. Con lo stesso filato sottile che avete realizzato la base di sotto andate a fare i piccoli fiorellini ricamandoli in questo modo, andate a fare piccoli trattini e realizzate i fiorellini.
e andate a fermare bene il tutto. Rifinite a punto catenella anche la parte della cintura della vita. Se non riuscite potete fare tranquillamente semplicemente una catenella. Per l'interno delle orecchie possiamo andare a ricamare, ma dobbiamo fare attenzione a non fuoriuscire dalla parte di dietro dell'orecchio, perché dovrà venire solo dalla parte davanti il ricamo. Andiamo a fare prima la nostra sagoma con il filo, come facciamo solitamente, e poi lo andiamo a riempire, come si fa con il ricamo. Andiamo a dare un po' la forma e poi successivamente andiamo a riempire le parti con il filo. Se per voi è difficile fare questa operazione, potete tagliare dal panno lenci un po' o dalla gomma eva un po' di fucsia, un po' di parte, e andate a realizzare questa parte. Fatta la nostra sagoma, la andiamo man mano a riempire, sempre badando a non uscire dalla parte di sotto. Andate in questo modo e riempite il tutto. Fate la stessa cosa sull'altro orecchio, state attenti a farle nel lato opposto in modo che le orecchie risultino al lato giusto. Dovete andare ad inserire prima il vestitino, lo andate poi a cucire e poi successivamente le maniche. Dal panno lencio e dalla gomma eva andiamo a ritagliare gli occhi, facciamo la base di sotto, andiamo a fare le pupille con il marrone e coloriamo di nero l'interno della pupilla marrone. Fatto questo, andiamo magari a contornare anche un po' di nero intorno al panno lenci e andiamo a cucire le braccia. Inseriamo il vestito in questo modo e andiamo a cucire il braccio qui, partendo dal laterale, andiamo tutto intorno fino a chiudere il tutto. Poi andiamo a cucire anche la scarpa sotto, in questo modo appoggiamo la parte gialla, fermiamo con gli spilli tutto intorno e andiamo a cucire. Andiamo a cucire prima bene il braccio, poi andiamo a cucire il vestitino sopra qui e poi andiamo a cucire l'orecchio. E dopo aver cucito anche il braccio andiamo a prendere il vestitino sulla parte in alto e andiamo a cucire maglia per maglia unendo le due parti. E fermiamo bene. Passiamo il filo nel laterale dell'orecchio e andiamo a cucire qui alla base tra l'occhio e l'orecchio. Andiamo maglia per maglia e andiamo a fermare bene le due parti. Ripassiamo bene e rinforziamo. Prendiamo il filato dello stesso colore e andiamo a fare i ciuffetti sulla testa. Andiamo a fare in questo modo, contiamo le nostre 1, 2, 3 e 4 catenelle. Andiamo a fare nella nostra ultima catenella 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Riscendiamo sulla catenella e andiamo a fare delle maglie bassissime.
Andiamo ora a fare di nuovo sulla sommità della testa un'altra catenella. Questa volta la facciamo un po' più lunga, la facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo a fare sempre così come abbiamo fatto nell'altra maglia, andiamo a fare 3 maglie basse nell'ultima catenella. Riscendiamo con delle maglie bassissime lungo la catenella fino ad arrivare alla base. Tagliamo poi il filo e andiamo a fermare con l'ago. Per realizzare la proboscide andiamo a formare un anello magico di 5 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un altro giro di 5 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Fatto questo possiamo staccare il filo e andiamo a cucire tra i due occhi a questa altezza. Andiamo a cucire bene maglia per maglia la nostra proboscide. Per realizzare il fiorellino che ha sulla testa andiamo ad avviare un anello magico in questo modo e andiamo a lavorare una catenella di 3 maglie. Prendiamo il nostro filo, andiamo a fare una maglia alta subito dopo e andiamo a fare nuovamente 3 catenelle, 1, 2 e 3. Abbiamo formato il nostro petalo, andiamo nella maglia, nell'anello e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ripetiamo l'operazione per 4 volte, 1, 2 e 3 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle, una maglia bassissima all'interno dell'anello. Andiamo a fare ancora altri 2 petali, 1, 2 e 3, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia bassissima e andiamo a fare l'ultimo petalo, 3 catenelle, 1, 2 e 3, una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima. Fatto questo possiamo stringere il nostro anello e abbiamo realizzato il fiorellino. Andiamo a chiudere e a bloccare il filo e andiamo a cucire sulla testa della nostra sula. Ed eccola qui, questa è la mia versione di sula terminata. Spero che faccia felice le persone che mi hanno fatto questa richiesta, spero di aver fatto felice i vostri bimbi con l'amichetta di Bing. Vi invito tutti ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e fare magari una condivisione in modo da far iscrivere anche i vostri contatti. Vi abbraccio a tutti, vi aspetto al prossimo tutorial, non mancate. Ciao ciao, alla prossima, tanti baci e tanti abbracci.